negli episodi precedenti. Dopo 16 giorni, passati tra Perù e Bolivia, la nostra avventura sudamericana si avvia alla conclusione, con l'ingresso nell'ultimo dei 3 paesi in programma. Un paese che si estende da nord a sud, occupando gran parte della costa ovest del Sud America. Attraverseremo il deserto più arido del pianeta, per tornare infine dove tutto era iniziato, ossia l'Oceano Pacifico. Benvenuti in Cile! Con i suoi 4.300 km, il Cile è lo stato con la più lunga estensione da nord a sud del nostro pianeta. Al contrario, la larghezza media è di soli 177 km. Il Cile si trova esattamente tra la placca di Nazca e quella sudamericana, il che lo rende praticamente la capitale mondiale dei terremoti. Proprio in Cile, infatti, nel 1960, si è verificato il più forte terremoto mai registrato nella storia. E se non bastasse, il paese conta ben 500 vulcani attivi. Geograficamente, il Cile spazia dagli aridi deserti del nord, dove abbonda il rame e si trova la miniera a cielo aperto più grande del mondo, fino all'estremo sud, dove troviamo i ghiacciai della Patagonia. Entriamo in Cile attraversando il leggendario passo di montagna di Hito Cajon, che segna il confine con la Bolivia a ben 4.500 metri di altezza. Dopo gli accuratissimi controlli di sicurezza, tra Cile e Bolivia non corre buon sangue, montiamo sul bus che percorre i 48 km fino a San Pedro de Atacama, scendendo per addirittura 2.200 metri. Tutto a posto, non mi hanno sequestrato il sale bianco, che poteva sembrare qualcos'altro. Siamo ufficialmente in Cile, ragazzi, direzione San Pedro de Atacama. Arrivati in città, la prima cosa che notiamo è come la temperatura sia radicalmente cambiata in così pochi chilometri. Non è che siamo lontani, siamo a 30 km dal confine, però siamo andati giù e già si sta molto meglio. Il tempo di lasciare gli zaini in ostello e siamo già tra le polverose strade di San Pedro, una piccola cittadina che però, dopo il Torres del Paine, è la seconda meta turistica più visitata in Cile. E questo proprio grazie alla sua posizione strategica, a ridosso di uno dei deserti più famosi del pianeta. Buenos dias amigos, andiamo verso il deserto di Atacama e il modo più comodo qua per muoversi nel deserto è in bicicletta! Esto está los cojones de aguantar las sanguijuelas que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! Resistencia. Resistencia. Massimo rispetto per i miei amici che vanno in salita, ma io, scusate, sono vecchio, io me la faccio a piedi fino alla cima e poi vado giù in bicicletta. Oltre ad essere il deserto più antico del nostro pianeta, il deserto di Atacama è famoso per essere, dopo i poli, il luogo più arido della Terra. Così arido che alcune zone non vedono una goccia di pioggia da più di 500 anni. Perché il deserto di Atacama è il deserto più arido del mondo? 2 motivi. Il primo sono quelle montagne che ci sono di là, alla mia destra, voi non le vedete, a circa 50-100 km c'è la cordigliera delle Ande. Ieri, se vi ricordate, eravamo in Bolivia e nevicava. Cosa succede? Le Ande bloccano tutte le nuvole che provengono dall'altro lato. Se pensate bene, ancora più a est c'è la foresta amazzonica. La seconda ragione viene dalla mia sinistra, quindi da ovest, anzi in realtà viene da sud, perché si tratta di una corrente oceanica chiamata la corrente di Humboldt, che parte dall'Antartide e risale tutta la costa del Sud America, raffreddando le acque costiere. Quindi a parità di latitudine le acque della costa del Sud America sono più fredde delle stesse acque che sono più a largo. Queste acque, essendo molto fredde, creano una sorta di nebbia o delle nuvole che non riescono ad andare molto in alto, essendo proprio l'acqua fredda. E di conseguenza, visto che il deserto di Atacama si trova a 2500 metri, quindi su una sorta di altopiano, le nuvole o questa nebbia che c'è sulla costa non riesce a salire fino a questo livello. E per questo motivo il deserto di Atacama è il deserto più arido del mondo. Pedaliamo nuovamente fino a San Pedro. E dopo una giornata decisamente impegnativa per il nostro fondoschiena, ci godiamo un incredibile tramonto sul deserto. La sabbia del deserto colora il cielo sopra le Ande, che passa dall'oro al rosso, per finire con un viola intensissimo. Più alto di tutti svetta il vulcano Licancabur, che con i suoi quasi 6.000 metri è visibile da ogni punto di San Pedro.
Buongiorno dalle montagne cilene, ragazzi. Oggi abbiamo deciso di lasciare il deserto di Atacama, di passare da 2200 metri, tornare qua su a 4200 metri, perché a noi ci fa schifo stare sotto i 3000. Il piano era di vedere la laguna Chaxa e la riserva dei fenicotteri, spero che sia ancora quello il piano, perché il nostro autista ha deciso di andare a impantanarsi con un pulmino a trazione posteriore sulla neve fresca e la situazione è questa. Ta-da! Siamo impantanati. Adesso abbiamo chiamato soccorso. Sono le 9 di mattina. Dai, la giornata inizia nel modo migliore. Stiamo a vedere come va. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Siamo fermi da 3 ore, non ci muoviamo. La guida è andata giù a piedi a chiedere soccorso perché qua la radio non funziona. Non sappiamo cosa sarà di noi. Forse dormiamo qua. Allora, buone notizie, la nostra guida ha preso, è andato giù a valle a piedi per trovare segnale, ha chiamato soccorso. Adesso in un'ora e mezza dovrebbe venirci a soccorrere e toglierci dalla neve. Però a quanto pare la giornata è andata, è già... Che ore sono? Alle 11:30, per cui appena ci soccorrono torniamo a San Pedro di Atacama. Bellissimo tour, impantanati nella neve. Sono le 13, siamo fermi da 5 ore. Adesso è arrivata un'altra macchina, hanno portato delle palle, stanno cercando di togliere la neve qua dietro. Dopodiché dovranno in qualche modo spostare il bus per riportarci a San Pedro di Atacama. Siamo salvi, signori! Cercavano 2 volontari che volessero tornare a San Pedro di Atacama prima e montassero sul 4x4 super strafigo Dodge. Eccoci qua! Sono le 13:45, siamo stati quasi 6 ore bloccati. Ho detto che l'autista del 4x4 potrebbe anche entrare. Dopo più di 5 ore bloccati in alta quota, siamo finalmente salvi e possiamo partire per una delle ultime tappe della nostra avventura. Buongiorno, oggi siamo arrivati a Calama, abbiamo preso un taxi un'oretta da San Pedro, siamo all'aeroporto nazionale di Calama, si vola giù a sud, 1500 km, Santiago de Chile, e poi ve lo dico dopo dove andiamo. Arrivati a Santiago de Chile, il sole è già tramontato, ma come detto questa non è la nostra destinazione finale perché ci mancava un po' il mare, per cui prendiamo un taxi e ce ne andiamo sulla costa. Valparaíso, stiamo arrivando. Valparaíso, Valle del Paradiso, chiamata così dai primi esploratori italiani che sono arrivati qua. E la città è veramente strafiga, è una città molto, molto hippie, molto alternativa, ci sono dei murales dappertutto, vi farò vedere dopo, tanti giovani, tanti bar, clima di festa, insomma si sta bene. La temperatura, ovviamente siamo in inverno, quindi è abbastanza fresco. Il mare, come vedete, c'è questa sorta di nebbia che in realtà è già andata via. Stamattina presto c'era la nebbia. Questa è la stessa situazione che abbiamo visto a Lima. Tutta la costa del Sud America in realtà è così, per la famosa corrente di Humboldt, quella cosa che vi ho spiegato prima. Quindi c'è tutta questa sorta di nebbiolina che fino alle 12 copre tutta la costa. Comunque oggi andiamo a fare un giro sulla città. L'obiettivo è mangiare pesce buono, perché se non lo mangiamo bene qua il pesce dove lo mangiamo. Dopodiché serata tranquilla, ci vediamo il tramonto dalla terrazza. Cosa vogliamo di più? Valparaíso ci accoglie con la fresca brezza dell'Oceano Pacifico, che dopo settimane tra i posti più aridi del pianeta è decisamente apprezzata. Anche se l'aria è fresca e il cielo è grigio, dopotutto siamo a giugno e qui l'inverno sta per iniziare, Valparaíso ci scalda con i colori e l'energia delle sue strade. La città è un vero e proprio museo a cielo aperto, ed ogni anno artisti di strada da tutto il mondo la visitano per arricchirla con i loro murales, che trattano i temi più disparati. La nostra visita a Valparaíso dura purtroppo solo un giorno. È già ora di ritornare nella capitale per il nostro ultimo giorno in Cile. Siamo arrivati a Santiago del Cile. Il tempo, come vedete alle mie spalle, è il solito tempo che c'è qua.
nebbioso, mi pare di essere tornato a Venezia, però comunque ci hanno detto che nel pomeriggio la nebbiolina dovrebbe diradarsi, per cui dovremmo riuscire a vedere le montagne alle nostre spalle, perché qua siamo veramente vicini alle montagne. Pensate che a soli 40 km c'è un centro sciistico. E niente, ci godiamo l'ultima giornata sudamericana, domani mattina si torna in Europa. Tornare in una grande città dopo settimane tra deserti e montagne fa sempre uno strano effetto. Passeggiamo tra le vie affollate di una città da più di 6 milioni di abitanti. Facciamo un salto al Mercado Central, un antichissimo mercato dove ogni giorno si può acquistare pesce fresco. Allora, siccome a noi stare tranquilli ci fa schifo, e oggi è l'ultimo giorno di vacanza a Santiago, abbiamo detto perché stare seduti su un ristorante a mangiare tranquilli e a bere un po' di pisco sour, no! Andiamo a farci una bella camminata di 2 km su per la collina, giusto per sporcare gli ultimi vestiti buoni che avevo per volare domani. Quindi, questa è la vista. Non si vede un cazzo, perché c'è lo smog qua peggio di Pechino. Vabbè, arriviamo su sudati e domani vado in aereo bello puzzolente. Come potete vedere siamo saliti in cima alla collina di Santiago del Cile, o meglio Santiago dello Smog, perché non si vede una cippa. Ora, io non so se questa è nebbia o smog, ci hanno detto che Santiago è una delle città più inquinate del Cile, però quello che so è che non si vede niente e noi volevamo vedere qualcosa. Là in realtà ci sarebbe, là dietro in realtà ci sarebbe la montagna, forse vedete qualcosa ma molto poco. Un po' una delusione, diciamo che siamo fortunati, siamo contenti che abbiamo passato gli ultimi 2 giorni nella stupenda Valparaíso, che è stata la vera e propria rivelazione. E dai, abbiamo visto che Santiago assomiglia molto a Pechino, devo dire. Diciamo che concludiamo il viaggio in maniera simile alla Transiberiana, finiamo su una città piena di smog. Volge così al termine la nostra avventura in Sud America. 25 giorni in cui abbiamo visitato posti meravigliosi, passando dalla natura più selvaggia ed incontaminata ad enormi città, costruite nel bel mezzo delle Ande. 25 giorni in cui ci siamo spostati per oltre 3.000 km, da nord a sud, utilizzando ogni tipo di mezzo disponibile. Un'avventura che ci ha portato a scalare montagne, visitare foreste, navigare laghi, attraversare deserti di sabbia e di sale. Non è stata una passeggiata. Nei 100 km del Salcantay Trek, ad ogni sveglia alle 5 del mattino, risuonava forte nelle nostre teste la solita domanda: ma perché? La risposta però era sempre lì, appena fuori dalle nostre tende, ossia l'esperienza unica che stavamo vivendo. Gli imprevisti non sono mancati, ma ogni minuto passato al freddo cercando di far ripartire la macchina o spalando la neve sotto il bus cileno non ha fatto altro che rendere il viaggio ancora più indimenticabile, scolpendo emozioni che porteremo per sempre con noi. Il Sud America si è guadagnato un posto speciale nei nostri cuori. Un continente in cui torneremo di sicuro per scoprire quali nuove avventure è in serbo per noi.